c'era sicuramente sepolto una persona molto importante. I teschi frantumati delle persone morte. Immaginatevi di essere nel 1600. Qui dove sto camminando in questo momento c'erano sepolti i morti della peste, e questa di fianco a me altro non è che un'antica chiesa costruita proprio in quegli anni per accudire e per dare una protezione a questi malati. Qua c'è un'antica finestra, guardate com'è fatta, è di pietra, vediamo se si riesce a vedere dentro, ma no, direi che forse sembra attualmente è un magazzino. Però dietro a questa chiesa c'è una grande storia e soprattutto ci sono tantissime leggende. Ecco qui un'altra finestrella, ma penso sia sempre quella del magazzino, non so se si riesce a vedere dentro, ma penso che anche qua proprio niente. Qui c'era la confraternita dei vivi e dei morti, ovvero erano delle normalissime persone, dei contadini, delle persone comuni che abitavano in queste zone e si prendevano proprio cura dei morti della peste. Allora, so che in questo luogo sono stati fatti dei ritrovamenti, in quanto in epoca passata, ristrutturando più e più volte questa chiesa, si sono rinvenute delle ossa. Pensate che queste persone, per non diffondere appunto il contagio, venivano immerse nella calce e poi successivamente seppelliti. Guardate addirittura quella parte lì, vediamo se riesco a riprenderla, eccola, chissà che cos'era, sembra quasi un vecchio balcone, ma non so a cosa effettivamente potesse servire. Ma se andiamo proprio a guardare di qua e andiamo su questa scaletta, qui c'è un cancello dove addirittura qua si celebrano ancora le messe, ma se guardiamo solamente il pavimento si vede che è molto vecchio. Ecco, durante la ristrutturazione non solo sono apparse dei teschi, ma è apparso anche questo avello, quindi era già un luogo di sepoltura. Infatti in questo avello c'era sicuramente sepolto una persona molto importante, però vabbè, non si vede segni di un eventuale coperchio. Qui è un avello che poi è stato messo qua vicino alla chiesa. Allora, quello ad esempio è molto probabilmente una vecchia croce dell'epoca. Guardate qua, c'è ancora addirittura il segno di una corona spinata e lì ci sono i chiodi. Allora, ma la cosa veramente incredibile di questo luogo è che questi teschi sono ancora visibili e li hanno praticamente raccolti qua davanti in questa grata. Questa ovviamente è stata ristrutturata, però se guardiamo, eccoli qua. Non so se si riesce a vedere, ma ecco.
questi sono tutti i teschi frantumati delle persone morte durante la peste. Lì c'è un santo a proteggere, a protezione. Ok, qua si vede ancora addirittura qui c'è quello che era il simbolo di questa confraternita, che ha in qualche modo aiutato a curare queste persone morte. Tutte queste ossa sono state rinvenute, come appunto detto, in seguito a degli scavi di ristrutturazione. Qua davanti molto probabilmente c'è questo gradino per inginocchiarsi e pregare appunto questi morti. Quell'effigie molto probabilmente è veramente molto antica. Non so, spero di riuscire a vederli, ma non, eccoli qua. Ok, sono molti, sono veramente tanti frammenti. Qua addirittura c'è questo cranio, e qui ce n'è un altro. È tutto molto incredibile e surreale, se stiamo appunto a vedere che cosa è successo nel passato. Lì c'è una finestra con un simbolo che non riesco comunque a decifrare. Anche in alto, se vediamo la croce, è proprio una croce simbolo dell'epoca. Ecco, camminando per questi luoghi c'è anche un'antica leggenda tramandata appunto dalle persone che abitano appunto in queste zone, dove si racconta appunto che nelle notti invernali, nelle notti appunto con molta nebbia, si vedono appunto delle anime vagare per queste zone, e queste anime sono appunto le persone morte durante la peste del 1600, che ci ha raccontato molto bene Alessandro Manzoni, e che, come detto, ha appunto contagiato proprio tutte queste zone.